Buongiorno a tutti da Caterina e benvenuti in questo video dove tratteremo Nettuno in Ariete, questo grande passaggio di evento astronomico, ma lo vedremo in versione esoterica, quindi segno per segno, una devozione, una descrizione del raggio della devozione, il sesto raggio che è imputato proprio a Nettuno come raggio di espansione e vedremo segno per segno quale sarà l'influsso di Nettuno in Ariete in ogni segno, però a livello, diciamo, esoterico. Questo raggio è dell'idealismo, della devozione, la pace, ma anche della compassione, della guarigione attraverso la fede. Questo è il messaggio che Nettuno ci vuole trasmettere con l'ingresso nel segno della Ariete. Questo raggio quindi è profondamente legato alla capacità di guarire attraverso l'amore incondizionato e la fede e guida il nostro percorso verso l'unione con il divino attraverso il servizio disinteressato come operatore. C'è qualche persona che sarà meno evoluta secondo il proprio livello, diciamo, di missione della vita e dell'anima, ma ognuno ha il proprio momento. Questa è una versione, diciamo, un po' più evoluta, un po' più elevata in maniera spirituale, come nuovo inizio del messaggio che andremo a vedere. Se poi ti interessa il Nettuno astrologico come evento astronomico, trovi sotto il link della descrizione del video che ho preparato a parte. Quindi segno per segno, anche lì, ma a livello astrologico. Quindi riprendiamo il nostro discorso che è appunto l'unione con il divino e il servizio disinteressato. Con Nettuno che manifesta questo raggio, siamo invitati proprio a sperimentare una guarigione profonda, spesso accompagnata da un forte desiderio di aiutare gli altri a risolvere le proprie ferite emotive e spirituali. Chiaramente prima si devono guarire le nostre ferite interiori, amare se stessi per poi poter amare gli altri ed essere soprattutto di aiuto, soprattutto se sei un operatore al servizio della luce. Questo raggio ci infonde un fervente idealismo, ma è anche una chiamata a vivere in armonia con alti valori spirituali, portando la luce nelle tenebre, nelle esperienze legate alla sofferenza. Questo transito, oltre che un nuovo inizio, ci invita a servire con umiltà, nuovo inizio anche di elevazione spirituale, un nuovo ciclo della ruota e a mostrare, diciamo, compassione e diffondere anche la pace e l'amore. E vediamo adesso segno per segno, quindi il sesto raggio è governato da Nettuno e come abbiamo detto incarna l'idealismo elevato e la devozione spirituale, ma questo raggio è anche legato anche alla pace, alla serenità, alla tranquillità, ma anche alla prosperità. Infatti è il raggio anche dell'espansione e della precipitazione, quindi ogni cosa che noi abbiamo bisogno la possiamo richiedere perché è un nostro diritto di coscienza, basta farlo con fede, con sentimento per riuscire ad ottenere tutto quello che è nostro per diritto di coscienza. E questo raggio si manifesta nella personalità come un fervore ardente, un desiderio proprio di servire con cuore puro e spinto proprio da una forte fede e un'inclinazione a dedicarsi, diciamo, agli altri in maniera disinteressata, non dare per ricevere proprio una ricompensa, è giusto sotto un certo punto di vista, ma a una elevazione spirituale si arriva proprio a essere, ad aiutare gli altri anche in maniera disinteressata a livello più profondo nell'anima. Questo raggio, si esprime proprio attraverso una compassione che trascende l'individuo e diventa proprio una fonte di guarigione
spirituale, capace di portare luce nelle oscurità emotive e favorire un'unione con l'energia divina. Questa combinazione di fervore personale e ispirazione, diciamo, molto elevata a livello spirituale, permette di creare un equilibrio tra il servire gli altri con amore incondizionato e di perseguire un cammino di elevazione interiore, dove l'ideale di pace, amore e armonia diventa la guida di ogni azione. Chiaramente qui parliamo a livelli di evoluzione non indifferenti, però è proprio il messaggio che ci trasmette Nettuno come un nuovo inizio, soprattutto in un punto cardinale come l'Ariete, con un nuovo giro di elevazione spirituale. Chiaramente siamo tutti differenti, ognuno non è mai uguale a un altro e quindi una persona avrà una forte spinta a reagire o in maniera diversa secondo la propria evoluzione. E ora passiamo al primo segno per te, amico dell'Ariete. Come Nettuno in Ariete ti trasmette il suo idealismo, il suo raggio di espansione attraverso le parole chiavi che sono guarigione e fervore nell'azione, ma anche nella parola. Con questo raggio, quindi che è governato da Nettuno e manifestazione attraverso Marte, che è il tuo governatore planetario, e Mercurio, che abbiamo il governatore esoterico, quindi Mercurio è legato al quarto raggio dell'intelligenza creativa. Quindi in questo periodo tu vivi un'esperienza di profonda devozione e idealismo che permea tanto, diciamo, la sua azione esteriore quanto i pensieri, diciamo, anche più intimi. Questo raggio porta un ardente fervore che spinge il segno di fuoco e appunto il tuo segno, amico dell'Ariete, a lottare non solo per te stesso, ma anche per ideali più elevati come la giustizia, la libertà e il progresso. La manifestazione del sesto raggio nella tua personalità arietina si traduce in un impulso instancabile a perseguire i tuoi obiettivi con entusiasmo e con determinazione. Questo fervore diventa un po' il motore che alimenta la tua ricerca incessante per migliorare e realizzare i tuoi sogni. Marte, con la sua energia dinamica e battagliera, si combina con il potere creativo di Mercurio, conferendo alla tua mente una capacità unica di ispirare gli altri con parole piene di passione, ma anche di guidare te stesso e gli altri anche verso obiettivi significativi. Diciamo a livello spirituale e a livello terreno nel contempo, questo transito favorisce per te, amico dell'Ariete, un integrare tra azione e ideale, unendo il dinamismo ma anche la forza fisica di Marte con la saggezza e la comunicazione di Mercurio, che insieme all'idealismo del sesto raggio di Nettuno ti spinge per, come dire, per canalizzare il tuo ardente spirito verso scopi che non siano solo personali, ma che possano anche portare guarigione e cambiamento positivo, diciamo, anche agli altri, vivendo una visione più grande della tua essenza interiore. Questo raggio esoterico del sesto raggio ti offre, amico dell'Ariete, la possibilità di guarire attraverso l'azione e il servizio, ma anche di manifestare la tua forza interiore in modo che rispecchi un tuo ideale più elevato di compassione, giustizia, diciamo, universale. E ora passiamo per te, amico del Toro, come il raggio sesto di Nettuno in un segno ardente di fuoco, per te quali sono le parole chiavi per te, amico del Toro?
quindi questo messaggio e impulso che ti dona Nettuno in Ariete come nuovo inizio. Ti apporta una manifestazione dell'armonia, ma anche della trasformazione, ti aiuta a portare un ideale elevato per vincere la resistenza al cambiamento, quindi superare un po' la tua zona di comfort. Con il quarto raggio che è, diciamo, il quinto raggio che è governatore planetario, il tuo governatore Venere, quindi della scienza, della concretezza, ma anche della verità, ma anche della guarigione, tu hai proprio un forte impulso verso la trasformazione, in quanto anche Vulcano, che è il tuo governatore esoterico, ti fa vivere attraverso, forgiando il tuo carattere, la tua, diciamo, il tuo andare battagliero simile all'Ariete, ti infonde proprio questo coraggio e determinazione per, diciamo, una profonda evoluzione energetica, quindi sarai spinto come nuovo inizio verso un incanalare le energie verso questa profonda evoluzione energetica, in cui la manifestazione, diciamo, della bellezza e dell'armonia prende forma attraverso la trasformazione interiore e l'autoespressione diciamo autentica di te stesso, della tua vera essenza. Il raggio ti spinge verso un equilibrio dinamico tra la creazione del mondo materiale e il desiderio di integrare proprio anche la spiritualità che va oltre la sola ricerca, diciamo, del piacere, della sicurezza e della stabilità. La manifestazione del quinto raggio apporta anche la guarigione in quanto scienza, concretezza, ma anche manifestazione di equilibrio e quindi anche una manifestazione di ritrovare anche l'equilibrio e di trovare anche la guarigione. Questo ti apporta Venere, che è simbolo proprio di amore e anche bellezza, e ti spinge a creare un'armonia nelle tue relazioni e nelle tue esperienze, ma con una prospettiva evolutiva che trascende un po' la superficie. La ricerca, diciamo, di comfort e di piacere diventa così un cammino di realizzazione più profonda, un'opportunità per manifestare la tua vera essenza e proprio l'arte della vita. D'altro canto, il tuo governatore esoterico, Vulcano, che è associato al primo raggio di Michele, ti infonde proprio una forza trasformativa e che agisce proprio un fuoco interiore, portando il tuo segno, amico del Toro, a rompere proprio gli schemi passati che ti limitano e per realizzare un rinnovamento profondo. Quindi manifestare la tua autoespressione con maggiore consapevolezza e determinazione anche, vincendo la resistenza al cambiamento. E ora passiamo per te, amico dei gemelli, con l'ingresso di Nettuno che è azionato dal raggio dell'idealismo, della devozione che ho già spiegato all'inizio, ti apporta un nuovo idealismo, una devozione a elevazione spirituale, quindi un nuovo inizio come messaggio in Ariete, appunto dove ti dà il nuovo inizio, soprattutto in Ariete che è un punto cardinale. E per te, amico dei gemelli, è le parole chiavi che ti apporta proprio come, diciamo, un messaggio che si protrarrà proprio per anni. Infatti, Nettuno rimarrà moltissimi anni, soprattutto fino al 2039. Le parole chiavi sono manifestazione dell'intelligenza e della comunicazione spirituale con diciamo, con il pianeta tradizionale che è Mercurio come governatore planetario all'influsso di espansione del quarto raggio, un'intelligenza creativa e Venere che è il tuo governatore esoterico, quindi il quinto raggio
della verità, della scienza, della concretezza, ma anche della guarigione, il tuo segno è proprio fortemente influenzato da questa energia che stimola la manifestazione, diciamo, dell'intelligenza, e in questo caso è intelligenza creativa, non è di adattabilità, ma proprio creativa, ispirativa e diciamo anche della comunicazione spirituale. Questo raggio ti guida, o meglio, questa manifestazione di energia, l'insieme dei raggi, amico dei gemelli, ti guida verso un'evoluzione che unisce la mente razionale, ma con una visione più profonda e intuitiva della realtà, creando una fusione armoniosa tra il pensiero, la mente e il sentimento, tra la logica e l'amore. Mercurio come governatore tradizionale che comunque dà l'influsso dell'intelligenza creativa, porta un'energia che favorisce anche la curiosità, la comunicazione, ma anche l'apprendimento come autodidatta, anche e non è da tutti, alimentando la sete di conoscenza e la capacità di esprimere, diciamo, le idee in modo chiaro ed efficace. La tua mente, amico dei gemelli, si apre così a nuovi orizzonti, diventando uno strumento potente per il cambiamento e la manifestazione di nuove realtà. Questo raggio, amico dei gemelli, ti rende proprio un maestro nel trasmettere dei concetti spirituali e filosofici in modo accessibile, ma con un'incredibile profondità. Diciamo, in parallelo al il tuo governatore esoterico porta questa capacità di guarigione, di concretezza, di ricerca della verità, spinto proprio dalla curiosità anche intellettuale. Ma attenzione a non disperdere troppo, perché Venere è proprio anche legata alla scienza, alla conoscenza, ma è anche legata alla raggio verde di guarigione dell'Arcangelo Raffaele, dei medici del cielo. È per questo che è anche della scienza, della conoscenza e della concretezza e ti spinge proprio a trovare questa espressione personale, non solo nella mente, ma anche nel cuore, invitandoti a fare della parola, quindi il modo in cui tu usi la comunicazione, uno strumento di guarigione e di unione. Diciamo che Mercurio, come tuo governatore planetario, ti apporta un'energia, diciamo, creativa e la sensibilità di Venere genera proprio questa spinta proprio verso l'equilibrio tra il pensiero analitico e l'intuizione emotiva. E i gemelli appunto diventano proprio maestri della comunicazione e ti conferisce proprio la capacità di manifestare proprio la tua intelligenza e creatività in modo che vada oltre il pensiero logico, esplorando proprio il potere della comunicazione come uno strumento di unione tra e lo sviluppo spirituale, quindi un ponte fra il cielo e la terra come comunicazione, un'intelligenza creativa e quindi una mente creativa con la capacità di generare proprio delle idee anche originali e manifestarli, diciamo, anche nella realtà concreta. Questo raggi, l'energia dei raggi, non solo questo raggio, ti invita a trovare l'armonia tra il mondo della mente e quello dell'emozione per portare avanti un cammino che esplora la verità e la bellezza, diciamo, in ogni espressione. E ora passiamo per te, amico del segno del cancro. Come Nettuno in Ariete, legato al sesto raggio dell'idealismo, della pace, tranquillità e serenità, apporti un nuovo inizio, diciamo nel segno fuocoso, visto che si trova nel segno dell'Ariete, un nuovo inizio, un nuovo giro di ruota a livello spirituale.
e vediamo come il terzo raggio, anche associato come che è governato della missione, diciamo, il tuo governatore planetario che rappresenta la Luna, che non è comunque un pianeta sacro, ma rappresenta proprio la missione dell'anima che vela in un certo qual modo tutte le attività, in quanto la Luna è anche legata anche all'inconscio, alle incarnazioni precedenti, al nutrimento, ma anche alla missione, diciamo, dell'anima. E sei influenzato, quindi il tuo segno, amico del cancro, da un'energia che si manifesta attraverso la manifestazione dell'emozione e dell'intuizione anche profonda. Questo, diciamo, con il raggio ti trasforma proprio le capacità emotive, incoraggiandoti a vivere la tua essenza interiore con una maggiore consapevolezza, diciamo, spirituale, ma anche a canalizzare proprio queste emozioni verso scopi più elevati, diciamo, molto più a livello sottile, oltre le dimensioni dell'oltre. Infatti la Luna, tu, come tuo governatore tradizionale, ti infonde una forza che stimola la connessione emotiva profonda, rendendoti, per modo dire, sensibile, ricettivo anche a queste energie sottili che ti circondano. Questa influenza favorisce anche la protezione, la cura e la connessione, diciamo, familiare. E invece come Nettuno, come tuo governatore esoterico, praticamente che è proprio il sesto raggio come Nettuno, tu ricevi molto più in maniera determinata i raggi proprio di Nettuno in un certo qual senso, anche legato anche a un'intelligenza pratica, dove tu hai a disposizione, oltre alla missione dell'anima che è rappresentata dalla Luna, hai a disposizione anche un'intelligenza pratica, una certa adattabilità e anche come tuo governatore esoterico, che è diciamo Nettuno, aggiunge ancora una dimensione più profonda a questa configurazione, portando con sé, diciamo, il potere della visione intuitiva e dell'introspezione spirituale. Con Nettuno in gioco, il amico del cancro, sei invitato a manifestare una realtà che non è solo tangibile, ma che integra proprio, diciamo, anche le dimensioni invisibili e del sogno e delle aspirazioni proprio più alte. Nettuno ti spinge proprio a vivere le tue emozioni con un'energia universale, trascendendo proprio i conflitti individuali per esplorare proprio i legami più ampi con l'intero universo. E questa intelligenza, diciamo, creativa che è anche come intreccio diciamo, dei legami, dei raggi di espansione, ti aiuta un po' anche con la capacità di manifestare la tua intensità emotiva in modo che diventi anche un potente strumento di connessione spirituale. Questa combinazione tra la Luna, governatore planetario, e Nettuno, governatore esoterico, ti rende ancora più intuitivo e in grado di entrare in contatto con diciamo, le energie dell'invisibile. Mentre questa intelligenza pratica, ripeto sempre, sono sempre gli intrecci dei raggi di espansione con pazienza infinita, quindi ti aiuta ad avere una certa adattabilità e a vivere le tue emozioni non solo come una reazione, ma come una potente manifestazione spirituale che porta con sé la saggezza delle intuizioni proprio veramente profonde a livello animico.
con la guida di Luna e di Nettuno, amico del Cancro, sei chiamato a superare un po' i limiti della realtà materiale, espandendo la tua capacità di sentire e manifestare proprio la bellezza e la verità, soprattutto a livello universale, attraverso il tuo mondo emozionale. E ora passiamo per te, amico del Leone, come sarà il messaggio di Nettuno che segnerà un nuovo giro di ruota e ci resterà per un sacco di anni fino al 2039. Quindi Nettuno è legato proprio a un nuovo inizio di ciclo a livello spirituale più alto, è legato al sesto raggio della devozione, dell'idealismo, ma anche della fede che aiuta anche la guarigione. Mentre in un segno di fuoco, quindi doppio fuoco per te, amico del Leone, quindi questo messaggio eh, ti rende ancora più, un po' più focoso e più determinato, in quanto il tuo governatore esoterico, oltre che il sole planetario è il governatore planetario del tuo segno, ma il governatore esoterico è proprio il cuore del sole e ti influenza, diciamo, come una potente energia che si manifesta proprio come una forza di volontà, una leadership e creazione. Quindi questo intreccio di raggi ti infonde, amico del leone, una carica di energia, diciamo, creativa e forza interiore che ti spinge a realizzare i tuoi desideri con determinazione e anche passione. In un certo qual senso c'è anche un rinnovamento di energie, quindi nuovi inizi. Il sole è proprio come governatore tradizionale e simbolo proprio della vitalità e della vitalità, oltre che infatti il sole con il suo calore nutre la terra, dà la vita, e mentre il sole centrale, proprio come governatore esoterico, influisce profondamente sulla tua personalità, donandoti proprio una forte energia e una naturale autorità. Amico del leone, sei in grado di emanare, diciamo, una luce che emani. Questa luce attira gli altri, non solo fisicamente, ma anche energeticamente, grazie all'intreccio della potenza magnetica dei raggi di espansione e anche al tuo spirito coraggioso. Il sole, che è anche il simbolo comunque diciamo, della tua identità, ti conferisce un forte senso di te stesso, del tuo valore e ti spinge a esprimere la tua individualità, diciamo, in maniera unica, mentre come governatore esoterico nel cuore del sole ti porta a una qualità più profonda di questa energia solare, ma che si esprime nella manifestazione dell'amore universale, quindi una vibrazione energetica a livello più alto e più sottile, chiaramente parliamo, e nell'autorealizzazione spirituale. Questo aspetto esoterico, amico del leone, ti spinge a cercare il tuo potere interiore che nasce dal profondo, diciamo, del tuo cuore, della tua essenza. Quindi ti invita proprio a trasformare la tua volontà personale in un atto diciamo, di creazione divinamente ispirata con un'influenza che va ben oltre l'ambizione, diciamo, terrena, mentre i raggi di espansione ti conferisce maggiormente ancora questa volontà, determinazione, andando a rafforzare comunque diciamo l'energia quasi arietina a forgiare la tua determinazione, la va ad aumentare come forza di volontà che non è solo personale, ma è anche cosmica, in quanto questi raggi sono proprio cosmici e un invito a utilizzare proprio questa energia, diciamo, e creatività
per cambiare il mondo, ma chiaramente prima devi cambiare anche te stesso, per poi poter contribuire anche al cambiamento, quindi all'evoluzione dell'umanità. E ti spinge proprio a coltivare, a connetterti proprio anche con il cuore divino, il cuore dell'essenza cosmica e a vivere, ti invita proprio a proseguire i tuoi sogni, a coltivare i tuoi sogni con passione e vivere proprio con audacia, ma anche rinnovare, diciamo, continuamente il proprio scopo attraverso una visione che possa trascendere la tua individualità per abbracciare, diciamo, l'amore universale, l'universo. E in sintesi, vediamo come questo raggio, l'intreccio, ti incarna proprio la manifestazione della potenza interiore. È un'energia che ti spinge a diventare un creatore consapevole del tuo destino, rispondendo poi alla chiamata come dire, del cuore solare come tuo governatore esoterico per essere un leader non solo del mondo materiale, ma anche di un cammino spirituale che riflette il potere dell'anima. E ora passiamo per te, amico della Vergine, come l'ingresso di Nettuno che segna un nuovo ciclo che durerà tantissimi anni fino al 2039, l'ingresso in un segno di fuoco che rappresenta l'inizio, quindi un nuovo inizio con il segno dell'Ariete, con la determinazione e anche l'espansione di Nettuno che è associato proprio al sesto raggio dell'idealismo, della devozione, della fede e anche della guarigione, vediamo anche per te, amico della Vergine, come sono gli intrecci nel tuo vivere insieme proprio a questi transiti fino al 2039. Infatti, Nettuno sosterrà fino al 2039 nel segno dell'Ariete. Le chiavi per te sono proprio manifestazione dell'amore saggio, della saggezza, come raggio di espansione e della guarigione. E questo raggio, diciamo, porta un'energia di armonia, di saggezza e oltre che di guarigione che si manifesta con un profondo desiderio di aiutare e servire gli altri. Diciamo, il tuo governatore planetario è Mercurio, che è associato al quarto raggio, che ti apporta attraverso il proprio influsso un'intelligenza creativa a trovare l'armonia e quindi attraverso la risoluzione dei conflitti. Quindi questo pianeta della comunicazione, della razionalità e della Luna come governatore, diciamo, esoterico del tuo segno, è proprio il simbolo delle emozioni profonde, ma anche dell'anima. Infatti la Luna non è un pianeta sacro, ma rappresenta proprio bene la missione dell'anima. Quindi questo intreccio di energia attiva una forte connessione tra la mente e il cuore, tra l'intelletto, ma anche attraverso la compassione. Mercurio, il governatore planetario, attraverso la sua energia analitica, infonde, come dire, una mente acuta e organizzata, capace di pensare in modo pratico, ma soprattutto a livello razionale. Questa influenza ti conferisce un'abilità innata nel gestire proprio i dettagli con precisione, una capacità, diciamo, di analisi, un'intelligenza, diciamo, pratica, mentre Mercurio esoterico come manifestazione, quindi degli influssi planetari, ti aiuta anche ad avere un'intelligenza creativa, ok? A trovare una connessione tra la mente e l'anima, il bisogno, quello che ti grida l'anima nel tentativo di farsi sentire attraverso la coscienza. La luna, infatti, che rappresenta proprio l'inconscio, le emozioni, è la connessione anche profonda con l'energia femminile universale.
la luna che è il tuo governatore, diciamo, esoterico, ti guida a esplorare le tue emozioni interiori e a utilizzare la tua intuizione come strumento di guarigione e di comunicazione in maniera empatica. Mentre il secondo raggio, diciamo, ti manifesta, ti invia un'energia attraverso questi influssi di armonia e di amore universale che si concretizza proprio nella tua capacità, amico della Vergine, di guarire e di servire anche gli altri. Questa energia ti esorta a mettere, un po', diciamo, le tue capacità al servizio del bene comune, portando equilibrio e guarigione nelle situazioni del caos. Grazie alla combinazione di Mercurio e della Luna, amico della Vergine, diventi proprio un canale di amore pratico, ma nel contempo stesso intelligente, capace di unire la mente e il cuore per raggiungere una comprensione profonda del mondo e delle persone che ti circondano. Il secondo raggio, inoltre, ti invita a manifestare, diciamo, la saggezza universale attraverso l'azione concreta, portando empatia, diciamo, e comprensione nei tuoi rapporti interpersonali e utilizzando la tua mente analitica per creare un ambiente, diciamo, più equilibrato e molto più armonioso. Tuttavia, questo percorso richiede una continua ricerca di equilibrio interiore, un ascolto attento delle proprie emozioni e una costante fiducia proprio nell'intuizione, nell'ascoltare la voce della tua anima. In sintesi, questo intreccio di raggi per te, amico della Vergine, rappresenta la manifestazione, diciamo, dell'amore attraverso la saggezza, l'illuminazione, ma anche le idee, perché prendono proprio forma, dove da qui con il pensiero e il sentimento tu li puoi alimentare in maniera concreta e farle diventare proprio, diciamo, una specie di materializzazione, quindi una cosa concreta se alimenti con, diciamo, un certo idealismo, con fede, ma anche con una certa concretezza e alimenti, è come se tu pianti un seme e lo innaffi proprio costantemente, con amore e cura. Tu vedrai che alla fine questo seme germoglia. È un po' questo il sintesi che devi sviluppare, diciamo, anche come concetto. Quindi, infatti, la figura emotiva, la profondità della luna ti spinge, ti spinge, amico della Vergine, a diventare una figura di guarigione e di armonia, capace di servire gli altri, diciamo, con una certa comprensione, attenzione, ma anche nel contempo stesso con compassione, mentre ti sforzi di creare equilibrio nella tua vita e poi successivamente anche nella vita degli altri. E ora partiamo per te, amico del segno della bilancia, come ti influenzerà Nettuno, che è associato al sesto raggio dell'idealismo, della devozione, della fede, pace, tranquillità e serenità, in un segno proprio che segna dell'Ariete, che segna l'inizio di una fase creativa. Infatti il segno dell'Ariete è, come dire, ha la capacità proprio di creare, di dare origine a un nuovo inizio. Questo influsso durerà tantissimi anni fino al 2039 e vediamo un po' come gli intrecci esoterici manifestano la loro energia per te, amico della bilancia. Diciamo che c'è un'intelligenza pratica attraverso il terzo raggio. Le parole chiavi soprattutto sono manifestazione della saggezza e dell'armonia universale. Vediamo come raggi di espansione ti diano una certa intelligenza pratica dell'amore incondizionato, la capacità di trovare delle strategie
e questa energia porta una potente energia proprio diciamo di equilibrio, armonia, ma anche di integrazione. Il tuo governatore proprio è Venere, che è associato comunque al quinto raggio della scienza, della conoscenza, della verità, della consacrazione, ma anche dell'equilibrio, dell'arte, della musica, è proprio il pianeta, diciamo, dell'affettività, della bellezza, e da Urano anche dell'ordine dei cerimoniali, che è in grado proprio, come dire, di indurre un'innovazione proprio di cambiamento, di trasmutazione, dissolvendo un po' tutte le cose, diciamo, di apparente disarmonia, infatti legato alla fiamma viola dell'amato maestro Saint-Germain. Infatti Urano è il tuo governatore, diciamo, esoterico, ma dobbiamo avere anche l'intreccio perché diciamo anche amico della bilancia, il tuo governatore planetario è Venere, ma c'è anche l'esaltazione di Saturno che quindi è associato al terzo raggio, quindi all'intelligenza pratica, a una certa adattabilità, dove ti fornisce anche delle strategie, diciamo, vincenti per risolvere un po' tutte le questioni che tu verrai un po' a incontrare in questo nuovo ciclo. Diciamo che queste energie ti spingono a manifestare una saggezza unica che unisce la coscienza sociale e anche l'innovazione. Questo intreccio ti spinge a una ricerca profonda dell'armonia universale, non solo come armonia di equilibrio, ma in questo caso a livello più, diciamo, elevato, spirituale, a questa armonia universale, bilanciando proprio il desiderio di bellezza con l'esigenza di cambiamento e di progresso. Venere, abbiamo già accennato, come governatore planetario associato al quinto raggio, quindi della scienza, concretezza, guarigione, ti conferisce una spiccata sensibilità per le dinamiche relazionali e un forte desiderio di creare dei legami equilibrati ma pacifici. Questa influenza porta anche una predisposizione a cercare anche la bellezza in ogni aspetto, diciamo, della vita, dal semplice incontro quotidiano alla grande arte, e ti spinge proprio a manifestare amore e comprensione in tutte le sue forme. Ma c'è un altro intreccio del terzo raggio che implica anche la necessità di applicare questa sensibilità in modo pratico, cercando delle soluzioni equilibrate in tutte le soluzioni che possono essere personali, professionali, ma anche sociali. Abbiamo già detto che come governatore esoterico è Urano, è associato al settimo raggio del cerimoniale, proprio dell'ordine divino, alla magia alchemica, all'alchimia spirituale, e introduce qui un concetto di forza di innovazione e un cambiamento e anche un risveglio spirituale. E questo raggio infatti ti spinge ad andare oltre le tue emozioni e cercare l'armonia in un modo trasformativo e non convenzionale. Quindi Urano ti invita a non accontentarti di soluzioni tradizionali, ma ad abbracciare un approccio più creativo e diciamo liberatorio anche in un certo qual senso, che permette di rompere gli schemi diciamo stabiliti per creare delle relazioni e degli ambienti un po' più autentici. Questa influenza, diciamo, di Urano che permette, amico della bilancia, di trovare una nuova visione di armonia, non legata al conformismo, ma è basata su un rispetto profondo proprio per l'individualità e il cambiamento. Questo in sintesi diciamo che la manifestazione, gli intrecci
dei raggi di espansione ti spingono proprio a un'innovazione di cambiamento, apportandoti proprio un'intelligenza creativa, ma di bellezza anche al tempo stesso, ma anche di conoscenza per portare un po', come dire, armonia, un nuovo equilibrio e che per te possono rappresentare, soprattutto legate al terzo raggio, che diciamo dell'amore, del raggio rosa, dell'amore incondizionato, rappresenta proprio la manifestazione in un'armonia, diciamo, dinamica, che non si limita a mantenere l'equilibrio esteriore, ma che porta con sé una capacità di trasformare le relazioni, invitandoti in questo contesto, amico della bilancia, a esplorare proprio un concetto molto più ampio che di bellezza e di amore, che include proprio il cambiamento, diciamo, l'inclusione e la liberazione delle vecchie strutture, quindi delle idee cristallizzate, dei pensieri rigidi, una certa rigidità, ti spinge proprio al cambiamento e alla trasformazione. E ora passiamo per te, amico dello Scorpione. Vediamo come anche per te il messaggio di Nettuno, che è associato al sesto raggio dell'idealismo, della devozione, della fede, ma anche della guarigione, in un segno di fuoco che rappresenta un nuovo ciclo, un nuovo inizio a livello di spiritualità molto più ampio, che durerà veramente tantissimi anni, fino al 2039, questo impulso. Vediamo come si relaziona, quale sarà il tuo messaggio e le tue parole chiavi per te, amico dello Scorpione. Vediamo che c'è una manifestazione della trasformazione profonda e dell'energia spirituale. Infatti il raggio di espansione è legato, diciamo, in un certo qual modo come raggio di espansione a Mercurio. Quindi il raggio bianco dell'ascensione, della liberazione, ti apporta un'intelligenza creativa per trovare l'armonia e la risoluzione dei conflitti. Quindi questa intelligenza creativa tu la dovrai adoperare anche per risolvere, diciamo, un po' i conflitti. Diciamo, questo raggio è proprio un simbolo di trasformazione profonda che unisce il desiderio di introspezione, guarigione con l'intensità dell'azione. Infatti il tuo governatore planetario, Marte, sia come diciamo governatore planetario, ma anche come governatore esoterico, diciamo, non è un pianeta sacro, ma è un pianeta che esige l'azione. Infatti è signore della guerra, è anche il signore, diciamo, della difesa in un certo qual modo, Marte, ma l'unico che dove si inginocchiò come metafora è proprio legato anche all'amore, quindi a incanalare le energie. Infatti Marte, il dio della guerra, si inginocchiò davanti a Venere proprio per amore. Quindi l'amore assume un impatto molto forte e profondo anche nella liberazione, come la metafora attraverso il quale l'uccisione, diciamo, dell'idra è una potente metafora per capire bene la trasformazione dell'ottava fatica, dell'ottava porta di Ercole. Infatti la tua casa, il tuo segno, amico dello Scorpione, è legato alla morte e trasformazione, morte e rinascita, come l'araba l'araba fenice, che risorge dalle proprie ceneri. In poche parole, la prova di Ercole è stata che l'ottava fatica di Ercole, dove oltrepassò l'ottava porta e si trovò a tu per tu con, diciamo, con l'idra, un mostro dalle 100 teste. Più tagliava una testa e ne crescevano dentro due. In un preciso momento, quando era proprio più disorientato, sentì la voce del suo maestro dell'anima che gli diceva: guarda in là, no?
Allora, spinto da questa azione, guardò oltre, quindi prese l'idra, la sollevò in aria e con sorpresa vide che comunque l'idra perdeva potenza, perdeva forza e Ercole, sollevandola ancora più in aria fino a che, come dire, l'idra morì. Questa è la metafora, quindi la capacità di trasformazione, elevandosi al di sopra, diciamo, dei vecchi schemi, la risoluzione dei conflitti del raggio di espansione del quarto raggio bianco legato anche a Mercurio, con la capacità, diciamo, anche dell'amore di librare proprio anche in alto per riuscire anche a trasformare. Questo è un po' il simbolo che viene associato il nome dell'amore e la metafora proprio legata all'ottava fatica di Ercole. Infatti Marte, tuo governatore planetario ed esoterico, ti conferisce proprio una forza di volontà indomabile con coraggio che ti spinge ad affrontare le difficoltà con determinazione. Quindi questa energia in un certo qual modo rappresenta l'energia da un certo punto di vista dell'azione pura, per portare, diciamo, cambiamento e rinnovamento. Questa energia rappresenta proprio la forza di volontà e l'intensità, ma al tempo stesso ti invita alla necessità, diciamo, di avere un autocontrollo e di dirigere questa forza verso un fine superiore per una trasformazione diciamo emotiva e consapevole. La manifestazione, diciamo, è legata proprio, nel tuo caso, amico dello Scorpione, è sempre una continua spinta verso la trasformazione interiore attraverso il coraggio di affrontare, diciamo, il dolore, il conflitto e anche la disillusione. È un raggio che ti invita a ritrovare proprio la bellezza del cambiamento, dove ogni crisi è una possibile rinascita, quindi risorgi dalle tue ceneri come fa proprio l'araba Fenice e attraverso questa potente energia di trasformazione con Marte, diciamo, come guida, amico dello Scorpione, sei destinato a riscoprire il potere, appunto, che nasce dalla trasformazione di se stessi e del superamento delle difficoltà. Non dimenticare di librare e volare alto per ottenere la vittoria della trasformazione. E ora passiamo per te, amico del Sagittario, come sarà, quale sarà il messaggio di Nettuno associato al sesto raggio della devozione, della fede, dell'idealismo, con l'ingresso nel segno dell'Ariete, quindi che segna un nuovo ciclo, diciamo a livello animico, verso una evoluzione maggiore dell'anima. Durerà moltissimi anni, fino al 2039. E vediamo quali saranno le chiavi per te, amico del Sagittario, è proprio la manifestazione dell'espansione, della creatività, ma anche dell'illuminazione spirituale. I tuoi raggi di espansione sono i raggi, proprio il quarto, l'intelligenza creativa sotto l'azione di Mercurio, l'ascensione, la liberazione, ma un'intelligenza anche creativa, mentre il quinto raggio è legato a Venere come raggio di espansione, qui stiamo parlando, e che rappresenta la scienza, la concretezza, la guarigione, la bellezza proprio e l'arte. E il sesto raggio è sempre legato ed associato anche a Nettuno, che ripeto, durerà fino al 2039, questo impulso proprio sotto una certa spinta emotiva, quindi dell'idealismo, della devozione e della fede. Quindi il tuo segno, amico del Sagittario, è governato, diciamo, da Giove, come pianeta tradizionale che espande il secondo raggio della saggezza, dell'illuminazione, dove può dare delle idee altamente creative
che possono prendere forma attraverso l'intuizione, se alimentate con fede e devozione e con cura, si possono manifestare proprio nella realtà. Infatti il tuo pianeta esoterico è proprio la Terra, come dire, come governatore, e quello che tu apprendi a livello spirituale di conoscenza, la tua missione è riportarlo proprio nella materia, quindi nella densità della materia della Terra. È un segno quindi che ti rivela e si incarna, come dire, una ricerca incessante verso la conoscenza, la verità, ma anche l'evoluzione spirituale. Con l'influenza dei raggi che abbiamo appena menzionato, il quarto, il quinto e il sesto, amico del Sagittario, sei spinto a manifestare una profonda crescita personale, un ideale di bellezza, diciamo, e una comprensione spirituale che si espande proprio in ogni area e ogni ambito della tua vita. Diciamo che il quarto raggio, andiamo un po' più al dettaglio, è proprio la risoluzione, il ritrovamento dell'armonia, ma anche la risoluzione dei conflitti attraverso il raggio dell'ascensione, legato al maestro Serafis Bey, alla fratellanza bianca di Luxor. Quindi questa intelligenza creativa ti serve proprio per trovare la risoluzione dei conflitti, ritrovando l'armonia. Che ti spinge proprio a questa evoluzione continua di crescita interiore e la riscoperta, diciamo, di sé per ritrovare sempre un equilibrio, diciamo, maggiore e poter trovare la soluzione non solo ai tuoi problemi, ma spesso e volentieri anche legati anche agli altri, a delle soluzioni. Legati anche ad altre persone che magari possono chiederti consiglio e supporto. Infatti tu sei anche un insegnante spirituale, amico del Sagittario, e non di rado le persone ti possono anche connettere con te per chiedere consiglio su come intraprendere la propria strada per raggiungere anche la guarigione sotto l'influsso del quinto raggio legato a Venere, della scienza, della conoscenza, ma anche della guarigione spirituale attraverso, diciamo, una comprensione più profonda, una verità personale attraverso la devozione che in fondo alla tua anima tu sai di avere, che diventa sempre più forte, che con devozione pian piano ritrovi fede, diciamo, ritrovi il tuo centro, il tuo potere per poter arrivare alla, diciamo, sempre a questa costante ricerca di espansione spirituale, di concretezza, di conoscenza che porta anche alla guarigione. Quindi esprimere proprio il tuo potenziale in modo da portare innovazioni non solo nella tua vita, ma anche nella collettività, legato anche al sesto raggio della devozione, dell'idealismo. Amico del Sagittario, questo intreccio ti spinge verso un'illuminazione che non è solo intellettuale, ma anche altamente spirituale, ti spinge proprio a ricercare la verità universale e a e perseguire la luce interiore e impegnarsi proprio anche in una, diciamo, in un servizio altruistico, diciamo, a favore, diciamo, anche degli altri, come già avevo accennato prima. Inoltre, con il tuo governatore, diciamo, planetario, Giove, legato anche al secondo raggio, che amplifica la ricerca, della saggezza, della giustizia e l'espansione della coscienza, ti trovi, a essere spinto sotto, questo influsso, a comprendere il mondo non solo a livello fisico, ma anche a livello spirituale, soprattutto cercando sempre di allargare i tuoi orizzonti, diciamo sempre di più. Giove incarna proprio la luminosità, diciamo,
della verità universale e ti spinge proprio sempre a perseguire proprio i tuoi ideali più elevati, condividendo con la tua luce, diciamo anche nel mondo, quindi in grado proprio di questa anche combinazione dei raggi di espansione, l'influsso diciamo di Giove, il tuo governatore planetario e anche attraverso il tuo governatore esoterico che è la Terra, ti spingono proprio ad essere chiamato per espandere la tua consapevolezza e tradurre un po' i tuoi ideali in azione che portano giustizia, armonia e crescita proprio collettiva. Questo era in sintesi il messaggio. E ora passiamo per te, amico del segno del Capricorno, come sarà il messaggio che ti porta Nettuno come, con l'ingresso in Ariete che durerà tantissimi anni fino al 2039. Quindi Nettuno è associato al sesto raggio della devozione, idealismo, della guarigione attraverso anche la fede, ma anche segna l'inizio di un nuovo ciclo di evoluzione anche dell'anima con il primo segno dello zodiaco, appunto, che è l'Ariete. Vediamo un po' come saranno i tuoi intrecci. Le parole chiavi sono manifestazione della determinazione, della struttura, ma anche dell'illuminazione. Diciamo che per te, amico del Capricorno, il tuo governatore planetario è Saturno, quindi associato al terzo raggio che apporta un'intelligenza creativa, una certa adattabilità, ma ti porta anche a trovare delle strategie vincenti per risolvere, diciamo, anche i conflitti. È un segno proprio il tuo amico del Capricorno, appunto il tuo segno, che, dove incarni proprio la struttura, la disciplina e la realizzazione pratica, con l'influenza proprio del primo, il terzo e il settimo raggio. In poche parole ti conferisce ancora maggiormente forza di volontà e determinazione, anche se in maniera, diciamo, un po' distaccata, mentre il terzo raggio, l'ho spiegato prima, che è associato al raggio di espansione, una certa intelligenza pratica, capace di utilizzare le strategie, che però è associato anche al raggio rosa dell'amore incondizionato e il settimo raggio che è associato all'ordine di cerimoniale magia divina dell'alchimia spirituale sotto la direzione del maestro Saint Germain. Questa combinazione del primo, terzo e settimo raggio proprio ti conferiscono un po' un cammino di manifestazione di crescita individuale ed è il tuo segno amico del Capricorno è profondamente legato diciamo, a delle fondamenta solide come struttura e al raggiungimento anche diciamo, di mete elevati, ma sempre con impegno costante e una visione chiara. Infatti hai sempre un sano distacco emotivo e infatti il tuo segno è il segno che scala la montagna. Quindi abbiamo detto questa combinazione, diciamo, del primo, terzo e settimo raggio, come possono interagire, mentre hai Saturno proprio come governatore esoterico e anche planetario, che oltre a darti la struttura e determinazione, va a rafforzare il terzo raggio anche dell'amore incondizionato, che forse è il messaggio un po' più elevato anche spiritualmente per rompere un po' gli schemi prefissati, raggiungendo, diciamo, un gradino di livello di consapevolezza, diciamo, maggiore verso la spiritualità, dove ti devi aprire alla possibilità di elevare la tua visione e il tuo, diciamo, il tuo cammino spirituale evolutivo. Quindi altre Saturno, diciamo, il tuo segno è fortemente orientato al lungo periodo e al lavoro costante, ma al tempo stesso, come dire, sei anche invitato anche
come segno a comprendere proprio la legge, le leggi universali, visto che sono 7, che regolano proprio queste leggi, sia la vita materiale che quella spirituale. Saturno, diciamo, infonde un forte senso di responsabilità, di disciplina, di struttura, ma anche un approccio realistico che ti permette, amico del Capricorno, di affrontare qualsiasi sfida senza perdere la tua visione nel lungo termine. Quindi attraverso questa volontà legata al primo raggio come sintesi, al terzo raggio anche dell'amore verso una ricerca più elevata e dove hai anche a disposizione anche un'intelligenza pratica capace di usare delle strategie per uscirne vincitore e l'ordine dei cerimoniali, questo è un invito del settimo raggio, è proprio un invito a trasformare proprio dei vecchi schemi, delle cristallizzazioni che sono legate anche al tuo Saturno, governatore planetario, è una specie di doppione sia a livello planetario che anche a livello esoterico, quindi rompere un po' gli schemi di queste strutture, chiamiamole un po' cristallizzate, manifestare proprio questa volontà di ferro legata al primo raggio è di controllare proprio il cammino che si fonda proprio su strutture solide, bilanciando questa energia con una crescita che porti a una perfezione, diciamo, equilibrata, quindi a un livello di comprensione a maggiore levatura, diciamo, spirituale, quindi la comprensione proprio anche dell'amore, la ricerca anche dell'amore incondizionato verso fini, diciamo, un po' più alti come vibrazioni energetiche. E ora passiamo diciamo, amico dell'Acquario, come sarà il messaggio di Nettuno che è legato al sesto raggio della devozione, dell'idealismo e della pace, ma anche della guarigione attraverso la fede, in un segno che crea un nuovo inizio che si protrarrà per tantissimi anni fino al 2039. Ora vediamo anche per te come questo intreccio di raggi si manifesta attraverso l'ingresso di Nettuno in Ariete, ma soprattutto diciamo a livello esoterico. Vediamo quali sono le parole chiavi, sono la manifestazione della visione, dell'innovazione, ma anche dell'illuminazione. Come raggio di espansione abbiamo il quinto raggio legato a Venere, comunque la dea della bellezza, della verità, della scienza, della concretezza, ma anche della guarigione. È un raggio associato al raggio verde dell'arcangelo Raffaele e dei medici del cielo. Quindi vediamo come sei spinto ad avere la conoscenza per applicare anche la guarigione e la ricerca dell'equilibrio sotto questo aspetto che unito all'aspetto di Nettuno che rappresenta proprio la devozione e l'idealismo ti spingono verso ideali un po' più elevati. Mentre vediamo che il tuo governatore tradizionale Urano è associato al settimo raggio che ti spinge sempre a un cambiamento, diciamo, interiore, associato al settimo raggio, quindi sotto la direzione del maestro Saint Germain, il raggio è dell'ordine cerimoniale divino, dell'alchimia spirituale, quindi della magia, diciamo, alchemica. Diciamo, il tuo governatore esoterico che è Giove, quindi che espande un po' il secondo raggio della saggezza, dell'illuminazione, dove le idee prendono forma che devono essere chiaramente alimentate. Queste idee possono essere anche altamente innovative, creative e trasformative, proprio non solo a livello individuale, ma anche a livello, diciamo, anche collettivo, che possono contribuire un po' a coltivare l'idealismo, la devozione e la guarigione verso fini più elevati.
Quindi il tuo governatore, diciamo, questo intreccio che nel tuo segno, che già rappresentano l'innovazione, la visione un po' più ampia e una profonda connessione, diciamo, anche col futuro. Quindi questo intreccio di raggi, oltre che i governatori esoterici, ti guidano proprio nella tua manifestazione verso questi ideali, nuovi orizzonti, la ricerca della verità e a scoprire sempre nuovi orizzonti anche altamente, diciamo, a livello collettivo, sia materiali che, diciamo, anche spirituali. Il quinto raggio abbiamo detto che ti apporta, come dire, la scienza, la concretezza, la ricerca dell'equilibrio, mentre il tuo governatore esoterico ti spinge un po' al cambiamento, a rompere quegli schemi, anche una profonda innovazione e il rinnovamento del tuo sé interiore, oltre che avere anche, diciamo, una visione molto più ampia, innovativa e soprattutto, come dire, forse non solo per te stesso, anche questa visione, ma anche ai fini collettivi, quindi la capacità di vedere oltre i conflitti, la risoluzione, la ricerca della verità. Quindi rompere questi schemi per ricostruire, diciamo, nuovi schemi e in un certo qual modo ad aprire un po' la tua conoscenza a nuove filosofie, a degli approcci, diciamo, originali, con Urano, che è il tuo governatore, diciamo, tradizionale, dove sei sempre alla ricerca in continuazione di cambiamenti radicali. E Urano è proprio come un simbolo di rivoluzione e una certa originalità. Ti rende amico dell'Acquario, particolarmente adatto a introdurre delle idee che non sono convenzionali, che possono profondamente trasformare anche la società, le intuizioni, ma anche tutta la conoscenza collettiva. La tua energia è proprio infatti quella di un pioniere, sempre in movimento, pronto un po' a scoprire sempre nuovi orizzonti. Diciamo che il tuo governatore esoterico, Giove, con l'espansione del raggio della saggezza, quindi dell'illuminazione, ti aiuta anche ad avere una ricerca, una buona dose di discernimento, oltre che nella ricerca anche di idee illuminanti che possono essere dati anche dalla, diciamo, anche dall'intreccio dei raggi e ti invita un po' questo intreccio di energie, ti invita, amico dell'Acquario, a manifestare proprio il tuo potenziale innovativo in modo equilibrato e spiritualmente evoluto. Giove, diciamo, come governatore esoterico, in questo caso stiamo parlando di Giove, porta un forte senso di espansione e di illuminazione dovuto proprio alla seconda sfera, gialla dorata. E questa influenza legata a Giove ti aiuta a comprendere un po' la grande visione e di cercare proprio delle verità universali e a integrare la conoscenza ma anche l'intuizione che emergono dalla tua mente originale su un processo anche basato e ideato anche per una crescita anche collettiva. Ancora Giove, come dire, ti conferisce una capacità unica di vedere le connessioni tra le cose, di spaziare un po' dalla scienza alla spiritualità, cercando però sempre il denominatore comune, che è il bene comune, in questo caso è il progresso collettivo. È un raggio comunque, questo intreccio che ti invita, amico dell'Acquario, a trasformare non solo il tuo mondo, ma attraverso una profonda comprensione delle leggi universali, ma anche dell'equilibrio cosmico. Questo è un po' in sintesi proprio il messaggio del tuo segno.
E ora passiamo all'ultimo segno dello zodiaco, il segno dei pesci, dove abbiamo visto che Nettuno ha da poco lasciato il segno dei pesci, quindi un segno di riflessione, di connessione con il macrocosmo, per entrare in un segno, diciamo, di fuoco che rappresenta l'inizio, un nuovo ciclo della ruota zodiacale, quindi nuovi inizi a livelli animici. Nettuno che è associato al raggio di espansione, è associato proprio al sesto raggio, quindi dell'idealismo, della devozione, della fede e della guarigione anche attraverso la fede in un segno, come dire, che segna dei nuovi inizi e ci rimarrà un po' tantissimi anni, infatti fino al 2039. E vediamo per te, amico del segno dei pesci, quale sarà il tuo messaggio, le parole chiavi che sono legate al tuo segno. Le parole chiavi sono il viaggio dell'anima tra compassione, diciamo, e anche trasformazione. I pesci tradizionalmente come governatore planetario è associato proprio anche a Nettuno. Qui in questo contesto, quindi Nettuno un po' raddoppia un po' la dose con il suo raggio di espansione del sesto raggio, quindi dell'idealismo, della guarigione attraverso la fede, mentre abbiamo come dire, i raggi di espansione che danno come governatore planetario anche legato a Giove, segno dei pesci, domicilio, e oltre che di Nettuno, sempre i due governatori tradizionali planetari. Uno infonde l'espansione, diciamo, dei raggi del secondo raggio, della saggezza, dell'illuminazione, della comprensione, e va a rafforzare quello che è il governatore proprio planetario di Nettuno, legato al sesto raggio, quindi della devozione, idealismo, guarigione, fede profonda, oltre che devozione. Quindi vediamo mentre questi raggi espandono, vediamo che il governatore esoterico è, come dire, Plutone, che non è un pianeta sacro, ma è un pianeta legato alla trasformazione. Rappresenta un po' il culmine del viaggio evolutivo dello zodiaco, mettendo proprio il potere della compassione universale, diciamo, con la trasformazione profonda dell'intero essere. Sappiamo che siamo composti da corpo, mente e spirito, mentre il secondo e il sesto raggio che guidano questa manifestazione esprimono, diciamo, due qualità fondamentali, l'amore e la saggezza e la devozione mistica. Quindi in un certo qual modo vanno a rafforzare il messaggio che apporta Nettuno con il suo ingresso nell'Ariete. Sono delle caratteristiche che fanno parte già, diciamo, la devozione mistica già ha questo segno, diciamo, uno dei segni più spirituali e sensibili dell'intero zodiaco, perché finiscono anche il ciclo, ma dobbiamo avere un nuovo inizio di evoluzione a livello animico. Vediamo come l'intreccio proprio legati anche a Nettuno, che possa portare anche, oltre all'amore universale, la saggezza profonda, la fusione con il tutto, diciamo che si manifesta anche attraverso un'intensa empatia, una capacità innata di comprendere magari e di accogliere gli altri in maniera empatica. Molto spesso il segno dei pesci è altamente intuitivo, legato magari anche ai sogni, diciamo, premonitori, alla guarigione, in quanto è in connessione anche microcosmo e macrocosmo, e ha una certa capacità di entrare in empatia più facilmente magari che con altri segni, con la capacità magari di accogliere, diciamo, percependo il dolore degli altri in modo da poterli, diciamo, aiutare
al meglio delle loro possibilità. Chiaramente non sto parlando di tutti, che tutti i pesci siano altamente compassionevoli e cose di questo genere. Ognuno dipende dal proprio grado di evoluzione. Chiaramente a livello esoterico qui ci eleviamo a vibrazioni, diciamo, sotto certi influssi dove la persona ideale evolve ancora maggiormente rispetto a chi ha appena iniziato l'evoluzione, come magari come primo giro, diciamo anche dell'evoluzione sulla Terra. Come dicevo prima, hanno già una capacità di accogliere il dolore degli altri e una tendenza naturale ad essere al servizio, altruistico come operatori, diciamo, della luce. Questa energia nettuniana, diciamo, dissolve in un certo qual modo i confini dell'ego e permette ai pesci di sentire proprio questa connessione con l'intero universo, in grado di captare una verità più grande, un qualcosa più grande di noi che a volte magari non riusciamo magari anche a spiegare a parole o che non ci sono magari delle prove scientifiche che possono anche rispondere a questi quesiti, ma chiaramente noi li percepiamo, li possiamo percepire anche questi raggi anche attraverso, diciamo, la percezione dei nostri cinque sensi e quindi possiamo anche sperimentare questa fusione tra il microcosmo e il macrocosmo. Però diciamo che l'energia nettuniana dei pesci a volte porta, diciamo, anche una certa confusione. Quindi la sfida che ti pone Nettuno, amico dei pesci, è quella, come dire, della confusione e della dispersione, perché il desiderio di unità, diciamo, con il divino può portare i pesci a perdersi, diciamo, nelle illusioni. Quindi se non resti ancorato a una materia ben solida, ad avere delle radici, rischi anche di volar via in un certo qual modo se vuoi fare troppa spiritualità. Questo vale un po' anche per tutti i segni, bisogna ancorarsi alle radici della terra e a volte anche ti perdi anche in sogni che magari sono altamente illusori, no? E quindi a cercare anche, soprattutto, questa anche sfida, spesso e volentieri anche nel segno dei pesci, a trovare rifugio in realtà, diciamo, anche alternative, perché non è tutto proprio sempre così come pregio. Ci sono anche, diciamo, dei difetti. In un certo qual modo un eccesso di devozione associato a Nettuno può diventare anche un fanatismo in un certo qual modo. Noi parliamo chiaramente anche a livello, diciamo, armonico, a livello vibratorio universale molto alto. Diciamo, e questo raggio, diciamo, dell'energia nettuniana si esprime attraverso Plutone come governatore esoterico e ti dona, amico dei pesci, un'intensità emotiva e un fervore spirituale con grande capacità di trasformare la visione interiore, appunto legato anche alla fede, all'idealismo e verso un bene di ideale superiore, diciamo come legato a vibrazioni sottili e quindi la fusione del microcosmo e il macrocosmo, tutto in uno. Diciamo che con Plutone come guida esoterica, i pesci non sono solo, amico dei pesci, non sei solo il segno, diciamo, della compassione, ma anche della purificazione e anche della rinascita. Plutone, diciamo, ti conduce in una discesa proprio interiore, dove devi essere in grado di affrontare anche le tue ombre, dissolvere le illusioni e ritornare alla luce con una coscienza rinnovata. Quindi questa fusione un po' di Nettuno e Plutone come segno per te, amico dei pesci, è come se legasse, creasse un ponte tra il sogno mistico e la realtà della trasformazione interiore. Mentre da un lato i pesci hanno la capacità
diciamo, di intuire e canalizzare delle energie superiori dall'alto, devi imparare a trasmutare un po' il dolore e la sofferenza in una consapevolezza. Plutone, ti invita proprio a lasciare andare delle vecchie identità, vecchi attaccamenti emotivi e delle convenzioni limitanti per rinascere proprio, diciamo, in una forma più pura e anche autentica. Abbiamo esplorato, diciamo, le profondità di Nettuno esoterico e dei suoi raggi di manifestazione in ogni segno, segno per segno, comprendendo come questa energia si esprima attraverso ogni segno zodiacale. Ricordo che la trasformazione spirituale è un viaggio, diciamo, continuo, quindi lascia che la saggezza dei raggi ti guidi verso una maggiore consapevolezza e una crescita, diciamo, interiore. Grazie per aver viaggiato con noi tra le stelle e ti ricordo in ultimo di iscriverti a Magia Stellare Evolutiva per non perdere i prossimi approfondimenti e rimani connesso con l'energia cosmica. Un arrivederci a presto da Caterina e che le stelle illuminino il nostro percorso. Un arrivederci a presto e se ti è piaciuto lascia un commento. Ciao!